Ciao a tutti da Emanuele di Lega Hyrule. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto hanno introdotto i cosiddetti Pokémon Paradosso, dei quali sono presenti due sottogruppi: le creature provenienti dal passato che si incontrano in Pokémon Scarlatto e quelle che esisteranno nel futuro in Pokémon Violetto. Eppure nella saga potremmo avere già incontrato altri Pokémon che potrebbero essere definiti paradosso, nello specifico del passato. Relicanth è un Pokémon rimasto uguale a com'era 100 milioni di anni fa, ma non è possibile definirlo propriamente paradosso, proprio perché non è cambiato nel corso del tempo. Il cambiamento di aspetto è una caratteristica propria dei Pokémon paradosso. Grandi Zanne dal passato e Solcoferro dal futuro sono abbastanza diversi rispetto al Donphan del presente. E lo stesso vale per Coraidon e Miraidon rispetto a Ciclizar e ali rasenti e falena ferrea per Volcarona, prendendo come esempi soltanto i Pokémon paradosso di cui conosciamo sia la forma del passato sia le sembianze del futuro. Il sito ufficiale stesso riporta una teoria secondo cui Luna Ruggente è simile a una specifica forma di Salamence, per effetto di un certo fenomeno che si verifica in altre regioni, e possiamo facilmente intuire che il fenomeno a cui si sta riferendo è la mega evoluzione. I Pokémon paradosso sono più potenti rispetto ai Pokémon del presente e il fenomeno della mega evoluzione permette a un Pokémon di liberare la propria forza latente. Però forse possiamo spingere l'ipotesi ancora più oltre, azzardandoci a ritenere la mega evoluzione comunque incompleta, dato che Mega Salamence è diverso da Luna Ruggente e che invece il fenomeno che permette ai Pokémon di riottenere non soltanto pienamente i propri poteri ancestrali, ma persino l'aspetto fisico che avevano anticamente, sia l'Archeorisveglio. Di conseguenza potremmo definire Pokémon paradosso Archeogroudon e Archeokyogre, poiché questo è l'aspetto che i due Pokémon leggendari avevano milioni di anni fa, quando sono stati originati il mare e le terre emerse. Difatti, il Pokédex nei titoli Rubino Omega e Zaffiro Alpha riporta che l'energia della natura può causare l'archeorisveglio di questo Pokémon, facendolo tornare al suo aspetto originario. Vi è però anche un terzo Pokémon che si archeorisveglia, anche se la sua trasformazione viene considerata una mega evoluzione, Mega Aerodactyl, dato che le voci del Pokédex a lui dedicate riportano in Pokémon Ultraluna e nei due titoli Let's Go che la mega evoluzione riattiva completamente i suoi geni latenti, e in Pokémon Sole alcuni studiosi affermano che questa sia la vera forma di Aerodactyl. Secondo voi, i Pokémon paradosso del passato hanno effettivamente un qualche tipo di legame con l'archeorisveglio e più in generale la mega evoluzione, considerata anche l'ipotetica vicinanza di Paldea e Kalos? E allora, la voragine di Paldea potrebbe essere il risultato del colpo sparato con l'arma suprema creata dall'antico sovrano di Kalos AZ? Forse scopriremo qualcosa in più nei DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate voi lasciando un commento qui sotto al video e mi raccomando continuate a seguirci. A presto!